Ma che strano posto è sto paese! Più di 600 km, 1800 curve, montagne e paesaggi mozzafiato, cascate e villaggi remoti. Benvenuti o bentornati sul canale, io sono Michael e sto per partire in scooter per fare una delle cose più belle che si possono fare qui nel nord della Thailandia, il Mae Hong Son Loop. Per chi non avesse mai sentito parlare, il Mae Hong Son Loop è un percorso circolare che inizia e termina a Chiang Mai, la città dove sono ora. Per chi non avesse visto il video di settimana scorsa vi lascio il link qui in alto. Sono rimasto a Bangkok soltanto 24 ore proprio per dedicare buona parte del viaggio a quello che sto per iniziare oggi. Se tutto va bene dovrei impiegarci 4 giorni, quindi rientrare sabato, e l'obiettivo di oggi è percorrere i primi 150 km circa per raggiungere il villaggio, la cittadina di Pai. Ma prima fatemi fare colazione. Durante questo tragitto mi fermerò nei posti più belli da vedere e naturalmente vi porterò con me. E adesso vi presento il mio compagno di viaggio, un bellissimo scooter 125 Honda Click, quasi nuovo, molto carino, e non è stato per niente facile riuscire a trovarlo, sono stato molto fortunato, sia per via dell'alta stagione che per l'indisponibilità dei noleggiatori a noleggiare scooter per fare il Mae Hong Son Loop, perché 600 km in 4 giorni per loro sono tanti. Ma fortunatamente, come vi ho accennato nello scorso video, ho trovato una soluzione grazie al mio nuovo amico TikTok. Allora, sono da TikTok, ho finalmente trovato lo scooter adatto per fare il Mae Hong Son Loop. Ciao everybody, my name is TikTok. Thank you for coming here for Rainbow Motorbike at Happy Day Shop. Vi lascio il link in descrizione. Alla fine del video, per chi fosse interessato, spiego un paio di cose molto importanti se venite in Thailandia e volete noleggiare uno scooter o una macchina. E sapete come ho deciso di chiamarlo? Tommy, come il mio Labrador che mi sta aspettando a casa da diversi giorni, ma poverino dovrà aspettare ancora un po'. Ho percorso 3 km e sono ancora vivo. Questo incrocio è un po' più complicato. È la situazione. Sono cose assurde. Sinceramente non lo so se sono finito nel posto giusto. Dovrebbe esserci un bar. Ok, forse ci sono. Allora, siamo circa a un terzo del viaggio e mi sono fermato in un bar, anche perché voglio far riposare un pochettino Tommy perché inizia a far caldo, veramente caldo. Mi sono fermato qui, non tanto per il bar, che comunque è immerso nel verde, quanto perché c'è la possibilità di vedere gli elefanti. Ci sono dei grossi cani liberi. Ma che bello è! Wow ragazzi, è spettacolare! E sono a 5 metri da 2 enormi elefanti, ma sono bellissimi! Wow. E anche il posto è veramente stupendo. Wow ragazzi, spero che dal video si capisca il posto pazzesco che è questo, veramente la pace in terra. Mi sarei fermato volentieri, ancora un po', però dobbiamo proseguire il nostro viaggio, bellissimo. Magari vi lascio un screenshot qui in video. Ripartiamo! Adesso mi sto preparando mentalmente perché tra 50 metri devo mettermi sulla strada, fare 500 metri e poi l'inversione. Ma l'inversione non è come le nostre con le uscite e le entrate, bensì bisogna girare. C'è il guardrail aperto, tu giri, ti cambi senso di marcia. Mi sono fermato un secondo per sistemare lo zaino perché ho dovuto metterlo qui, ma non è comodissimo. Adesso ripartiamo, mancano altri 8 km prima della prossima sosta. Comunque è bellissimo.
Banani ovunque, natura, spettacolo. Siamo quasi arrivati. Guardate che spettacolo questa strada. Wow! È bellissimo qui. È al sole però, almeno. Riposa un po'. Andiamo a pagare il parcheggio. 120. Right? Thank you. Siamo arrivati. Questa è una delle centinaia, che dico centinaia, forse migliaia di cascate che ci sono qui nel nord della Thailandia. Questa si chiama Mok Pha Waterfall. È un po' scivoloso, eh? Oh, il cartello aveva proprio ragione. Siamo arrivati. Wow, ragazzi. Wow, wow. E se volete passare alcuni giorni nel totale relax, hanno anche gli alloggi. Adesso c'è solo un piccolissimo intoppo. Non prende internet. E devo arrivare a Pai. Credo sia opportuno scaricare la mappa offline. E nel frattempo metto anche il buff perché inizia a essere più freschetta l'aria. In moto magari. Allora ragazzi, il viaggio procede bene. Sono a circa 60 km da Pai, me la sto prendendo abbastanza con comodo, non mi segue nessuno, va bene così. Io e Tommy ci siamo fermati qui da Coffee Hill per bere o mangiare qualcosa, vediamo com'è. Alle mie spalle c'è il bar e qui sotto c'è il ristorante immerso nella natura, bellissimo. Non ho famissima con la colazione che ho fatto stamattina, però qualcosa la devo mettere sotto i denti. Se ci facessimo un bel piatto di spaghetti alla carbonara per 105 baht, sarei un pazzo? Forse sì. Ma guardate con che vista mangerò. Oh cavolo, qui è venuto giù tutto. Stanno ripulendo la strada. Ok, allora ci siamo fermati per l'ultima volta prima di raggiungere Pai. Siamo a 38 km. Stiamo andando abbastanza bene. Tommy si comporta bene, alle curve è tutto ok, in salita altrettanto, quindi non ci possiamo lamentare, tenendo conto che non è un mezzo da viaggio, quindi bisogna comunque fermarsi ogni tanto per sgranchire le gambe. E poi cioè ti fermi così a caso e ti ritrovi in posti del genere. Ragazzi, ma quanto è bella la Thailandia. Adesso è arrivato il momento di ripartire e arrivare a Pai. Mi sono fermato solo un secondo, non avevo previsto di passare da qui. Questo ponte alle mie spalle è il Memorial Bridge, costruito dai giapponesi durante la seconda guerra mondiale. Oggi è solo un ponte pedonale, perché hanno costruito questo qui dove siamo adesso, e durante la guerra veniva utilizzato per trasportare le truppe e i rifornimenti verso la Birmania. Tra l'altro anche questa è una zona bellissima, Comunque siamo a circa 8 km da Pai. Finalmente ci siamo quasi! Siamo arrivati all'ostello, ragazzi, facciamo il check-in. Questa praticamente è la vista dal mio ostello. Qui c'è una spettacolare area relax. È un posto così zen. Per farvi capire quanto è rilassante. Questo è il mio bagno, tutto aperto. Top! E finalmente siamo arrivati a questa prima tappa di questo trip in scooter. Non vi nego che sia stato un primo giorno impegnativo. Le tante curve e i chilometri si fanno sentire, però è stato bellissimo. Riguardo il posto in cui ci troviamo ora, ovvero Pai, si tratta di un villaggio, di un paese di circa 3.000 abitanti e poco più, ma negli ultimi anni è diventato un posto famoso come meta per backpackers, soprattutto per chi cerca un posto per rilassarsi seriamente immersi nella natura. E il mio ostello, che si trova appena fuori dal centro, rispetta al 100% questa filosofia. Adesso andiamo un po' nel centro di Pai, ve lo faccio vedere, e cerchiamo di mangiare qualcosa di local. Qui sono tutti super rilassati, anche i cani.
E questa è la strada centrale, molto bella. Abbigliamento, cibo artigianato, dolci. Oh, che belli zaini. È troppo figo questo negozio. Avrei comprato volentieri qualcosina, però viaggiando zaino in spalla non ho spazio. E risulta anche una buona scusa per non spendere soldi. Qui c'è una fila interessante, magari fanno qualcosa di buono. Anche qui non possono mancare i 7-Eleven. Ma non finisce più, arriva fino in fondo, è lunghissima. Finito il mercatino centrale è strapieno di localini super chill in tutte le strade. Ma che strano posto è sto paese. È interessante, è da vedere, però dà l'impressione di essere un posto creato ad hoc per il turista occidentale. Mi sembra quasi poco reale, un po' poco thailandese. Questa strada sembra identica a quella di prima, ma no, credo sia un'altra. Non siamo già passati. Adesso mangiamo qualcosa. Ho preso un pad pong curry, non so cosa sia. Credo ci sia riso e pollo. E dopo la mia cena da 1,50 € circa e da questo bellissimo ponte illuminato sul fiume Pai, arriviamo all'epilogo di questo video. Ma prima naturalmente c'erano due cose che dovevo dirvi riguardo il noleggio degli scooter se dovete venire in Thailandia. Nessuno vi dirà queste cose, né tantomeno i noleggiatori, ma i guai potrebbero essere i vostri in caso di incidente o di posto di blocco. Prima cosa di tutte, la più importante, serve la patente internazionale. Mi raccomando, non venite in Thailandia a noleggiare uno scooter senza patente internazionale. Questa è la prima cosa e in questo video vi spiego come farla. Seconda cosa molto importante che ho scoperto io proprio all'ultimo grazie ad una conversazione con ChatGPT. Se non avete la patente A o A1, qui in Thailandia non potete guidare nessuno scooter. Vi ripeto che queste cose che vi sto dicendo è difficile trovarle online in modo chiaro, quindi segnatevele perché potreste evitarvi dei problemi. Bene, dopo questa piccola parentesi il video giunge finalmente al termine. Se vi è piaciuto in qualche modo vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi al canale se è la prima volta che vedete un mio video. E ci vediamo settimana prossima con il resto dell'avventura. Ciao! Wow.